Buongiorno a tutti e bentornati ad un nuovo video. Io sono Druci Alba e oggi parleremo di cosa scrivere essay per l'università mi ha insegnato sulla scrittura. Per chi non lo sapesse, un essay è un saggio accademico che viene usato come metodo di valutazione nelle università del Regno Unito. È simile, diciamo, al saggio breve italiano, nel senso che si ha una traccia, una domanda solitamente a cui rispondere, un argomento da discutere e è necessario usare delle fonti per, appunto, sostenere la propria tesi e così via. E solitamente ha un certo numero di parole, 2000-2500. Di solito il numero diventa più alto man mano che si va avanti con il proprio percorso universitario, giustamente. Se questo è il primo video che vedete di me, potreste non sapere che io sono italiana, ma frequento l'università in Scozia da 4 anni, ho appena iniziato il mio quarto e ultimo anno. E prima di iniziare questo percorso accademico non avevo mai scritto niente che non fosse fiction, sia originale che fanfiction. Tuttavia ho scoperto molto velocemente già al mio primo anno che molte delle cose che facevo per la mia scrittura creativa potevano essere adattate alla scrittura accademica, proprio in relazione al mio processo di scrittura. In questo video vi parlerò di 6 strategie che ho estrapolato nel corso degli anni e che mi hanno aiutato a migliorare il mio processo di scrittura, sia per quanto riguarda l'ambito accademico che per quanto riguarda l'ambito più creativo e generale. Strategia numero 1: imposta delle scadenze. Prima di iniziare l'università non ho mai avuto delle scadenze per la mia scrittura. Ovviamente nel momento in cui devi scrivere un essay per l'università hai una certa data entro la quale tu devi consegnare lo scritto. Ovviamente questo non capita con la scrittura creativa, a meno che tu non abbia già un contratto con una casa editrice che ti impone certe deadline. In questo caso ti trovi a doverti dare delle scadenze da solo. In linea generale ho imparato che le scadenze sono molto utili perché prima di tutto ti costringono a rispettare una certa tabella di marcia. Se vuoi finire entro la data prestabilita non hai altra scelta se non stare molto attento a non restare indietro, giustamente. Ti permettono di organizzarti in maniera efficace perché sai esattamente quanto tempo hai a disposizione per ogni progetto. Come ho detto, nel momento in cui non hai nessuno di esterno che ti imposta questa scadenza ma te la devi impostare da solo, le cose sono un pochino più complicate. Un modo per risolvere questo problema sarebbe trovare qualcuno, un amico, un altro scrittore che vi dia una scadenza e vi, in un certo senso, controlli e si assicuri che voi quel giorno che avete deciso siate pronti per consegnare lo scritto. Se siete scrittori lenti come la sottoscritta, questo vi aiuta anche a finire i vostri progetti ovviamente molto più velocemente e a non impiegare anni sullo stesso progetto, come yours truly. Strategia numero 2: includi nel tuo programma tempo per scrivere. Regola d'oro della scrittura: se aspetti di avere tempo per scrivere non scriverai mai. Sei tu, proprio tu che stai guardando questo video, che si deve assicurare di trovare tempo per scrivere. Questa strategia dipende molto dal metodo di organizzazione che usate nella vita di tutti i giorni, proprio per i vostri impegni generali. Io uso calendar blocking sul mio calendario digitale del mio MacBook. Calendar blocking consiste nel bloccare dei momenti precisi della giornata per certe attività. Per esempio, dalle 9 alle 10 yoga, dalle 10 alle 11 scrittura, dalle 11 alle 12 doccia, dalle 12 all'1 pranzo e così via. Io organizzo tutta la mia giornata così. Ogni settimana, ogni domenica sera organizzo l'intera settimana in base a quello che devo fare, cioè ad esempio le lezioni universitarie o impegni che non posso rimandare che devo fare a una determinata ora, e una volta messi tutti quelli vedo dove ho dei blocchi di tempo, delle ore in cui non ho niente da fare, dei blocchi di tempo che sono vuoti, e in quei blocchi io metto la scrittura o qualsiasi altra attività, diciamo più di piacere, che devo fare, ad esempio filmare video. Mi piace anche molto cambiare il momento della giornata, cioè non lascio una particolare sezione della giornata sempre per quella particolare attività, non solo perché ovviamente i miei impegni cambiano di settimana in settimana e di giorno in giorno, ma anche perché altrimenti sarebbe abbastanza noioso. Di conseguenza quello che faccio di solito è che se nel giorno 1 metto la scrittura la mattina, la sessione di scrittura successiva avverrà nel pomeriggio e viceversa, così in modo da alternare un po', o persino la sera se poi ho tempo. Solitamente non metto nessuna attività dopo cena, mi fermo all'incirca verso le 6:30, 7, che è l'ora in cui inizio a cucinare, perché per me dopo cena è fare praticamente quello che voglio. Se mi va di scrivere scrivo, se mi va di portarmi avanti con altre cose le faccio e così via. Diciamo che è il mio tempo in cui sono libera di decidere senza dover per forza rispettare la mia tabella. Questa strategia è molto utile perché non vi lascia nessuna scusa, non potete dire non ho mai tempo di scrivere, perché in questo modo il tempo che voi dedicate a scrivere lo programmate in anticipo e vi assicurate che sia nel vostro calendario, così sapete che quell'ora in quel giorno voi la dedicherete alla scrittura
sembra caschi il mondo. Poi io personalmente non sono completamente rigida, sposto gli impegni in base a come mi sento. Se un'attività non deve essere fatta a una certa ora, la scambio di posto con un'altra, dipende tutto appunto da come mi sento quel giorno, ma in linea generale se quel giorno ho deciso di fare quell'attività la faccio. Strategia numero 3: pianifica una strategia per restare al passo. Questo è particolarmente facile da fare nel momento in cui si ha una scadenza. Personalmente, quando si tratta di scrittura, quello che io faccio è dare un numero indicativo di parole totali che il progetto che sto considerando penso che avrà, e dividerle per il numero di giorni che mi sono imposta fino alla mia appunto scadenza. In questo modo so quante parole al giorno devo scrivere per appunto evitare di restare indietro e concludere il progetto entro la data decisa. Ora, io capisco che noi scrittori siamo persone creative, le cose così meccaniche magari uccidono la nostra creatività o ci tolgono proprio la voglia di scrivere, ma questo funziona. E secondo me scrivere nel momento in cui lo si vuole fare a livello professionale vuol dire trovare il giusto equilibrio tra essere produttivi, quindi avere una strategia per essere produttivi, e lasciare che la propria creatività segua il suo corso. Trovate questo equilibrio e siete a posto per la vita, in qualsiasi attività. Questa strategia è abbastanza meccanica, come vedete, è proprio una strategia matematica e appunto può essere un po' rigida, ma ovviamente dipende da voi cosa volete fare. Io ad esempio mi do dei giorni in cui scrivo liberamente, cioè non ho nessun interesse nel seguire la mia strategia, scrivo quanto mi pare e chi se ne frega di qualsiasi piano che ho. Ovviamente di solito pianifico all'interno della mia strategia questi giorni in cui potrei, diciamo, essere un pochino più libera, in questo modo non rischio di stare indietro. Il punto 4 è direttamente connesso al punto precedente ed è tenere traccia delle parole che scrivete. Un piccolo avvertimento: questa strategia è sia molto utile ma anche molto rischiosa. Utile perché è un buon modo per tenere traccia dei propri progressi e rendersi conto appunto di quali essi siano, a che punto uno sia, e per ovviamente restare al passo e non rimanere indietro, ma d'altro canto rischiate anche di restare troppo concentrati sui numeri e dimenticarvi, come si suol dire, le parole. Cosa vuol dire? Che siete così concentrati sul cercare di scrivere, non lo so, 500 parole tutti i giorni, che non vi interessa se queste parole facciano schifo o siano decenti, vi interessa soltanto raggiungere quel certo numero, che è un buon modo per sbloccarvi se siete magari bloccati su una scena o su un capitolo, ma alla lunga rischia che magari poi nella fase di editing voi dobbiate riscrivere l'intera opera da zero, perché eravate così concentrati su buttar giù parole che non avete neanche controllato minimamente la qualità che esse avevano. Come detto precedentemente, io sono una scrittrice molto lenta, quindi tenere conto delle parole che scrivo a ogni sessione di scrittura mi motiva molto e mi aiuta a tenere traccia dei miei progressi. Tuttavia, di nuovo, alle volte può essere una cosa comunque molto meccanica e questo non aiuta la mia creatività, quindi ogni tanto mi ritrovo magari a scrivere a mano. In questo modo non controllo il numero di parole e posso, diciamo, un po' slegarmi da questa ossessione per i numeri, che comunque vale solo per quante parole scrivo di sessione in sessione, perché poi per il resto io e i numeri siamo proprio due mondi a parte. Ovviamente controllare il numero di parole per sessione non è l'unico modo per tracciare i propri progressi. Ognuno trova poi il modo che funziona. Alcune persone contano le ore, alcuni capitoli, alcuni le pagine. L'importante è trovare il metodo che funziona per voi. Direi che il consiglio generale è: trovate un modo di avere una traccia fisica e tangibile dei vostri progressi. Strategia numero 5: separate le sessioni di pianificazione da quelle di scrittura. Ogni processo di scrittura è diverso, ma tutti hanno diverse fasi, ovviamente. La fase dell'idea, del brainstorming, la pianificazione, il plottaggio, lo sviluppo dei personaggi, la scrittura vera e propria, la prima stesura, la seconda, l'editing e così via. Cambia ovviamente da persona a persona, però ogni processo ha le sue diverse fasi. Quello che scrivere accademicamente mi ha insegnato è l'importanza di dividere in giorni diversi queste varie parti del processo. Cosa vuol dire? Vuol dire che io non pianifico e scrivo lo stesso giorno. Penso che sia capitato a tutti. Vi sedete per scrivere, poi improvvisamente iniziate a fare ricerche o vi rendete conto che la scaletta non funziona e che dovete rifare delle cose e finite per non scrivere niente. Per evitare questo, il mio consiglio è di decidere precedentemente quali giorni volete fare la pianificazione o il brainstorming o qualsiasi altra fase diversa dalla scrittura, e i giorni in quali volete sedervi e scrivere e basta, senza pianificare nient'altro. Questo aiuta anche perché nel momento in cui vi sedete appunto a scrivere avete già pianificato nei giorni precedenti che cosa dovete scrivere, potete procedere spediti senza preoccuparvi di non sapere che cosa dovete fare. Strategia numero 6: datevi un obiettivo. Questo punto è collegato con il punto sul tener traccia dei propri progressi. Si può trattare di tenere conto delle parole e quindi darvi un certo numero di parole come obiettivo giornaliero, settimanale o mensile, un certo numero di pagine
pagine, di capitoli, un certo punto della storia. Di nuovo dovete trovare quello che funziona per voi. E come detto può essere giornaliero, mensile, settimanale. Un esempio appunto è il NaNoWriMo, che è un obiettivo mensile. Volendo potete anche fare un misto, magari darvi un certo numero di ore al giorno con un obiettivo in parole, o potete darvi certi giorni della settimana, tipo voglio scrivere ogni mercoledì per un'ora e raggiungere questo certo numero di pagine. Potete sbizzarrirvi un po', come sempre dovete trovare quello che funziona per voi. Per invogliarvi potete persino darvi dei premi, non lo so, concedervi un certo tipo di cibo che non mangiate molto spesso o comprarvi un libro che volete da un po'. Di nuovo scegliete voi, diciamo, vi conoscete meglio di chiunque altro e sapete che cosa può invogliarvi a raggiungere un certo obiettivo. E con quest'ultimo punto concludiamo il video di oggi. Spero che le strategie siano state utili. Come sempre vi ringrazio per essere stati qui e vi invito a mettere mi piace e ad iscrivervi al canale se vi è piaciuto il video. Sono due piccoli gesti che mi aiutano molto e mi supportano. Come ultimo, diciamo, consiglio, vorrei ricordarvi che queste strategie sono appunto solo dei consigli, non sono delle verità assolute. Vi invito a provarle per scoprire se funzionano o meno, ma non forzatevi se vi rendete conto che non fanno per voi. Il trucco, come ho detto precedentemente, è trovare quello che funziona per voi come persone e come scrittori. Questo video origina da un articolo che ho scritto su Medium, trovate il link in descrizione insieme ai miei social network e ai vari siti dove potete leggere le mie storie originali e fanfiction. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate queste strategie, se le avete mai provate, come vi siete trovati, se ne avete altre da suggerirmi. Io vi saluto, alla prossima e come sempre vi auguro buona scrittura.